Oggi sono con un grande amico appassionato e professionista della pesca in apnea e parliamo del grande Raffaele Saiello. Grande di età ormai. Non solo tu, anche io. Finalmente Raffaele è venuto a trovarmi nel Salento e Era ora. tentiamo a fare qualche bella cattura, un bel video. Speriamo. E inizieremo ovviamente con un piccolo riscaldamento. Tu mi hai detto che era già da 3 giorni che non tuffavi e io sono già 15 giorni, quindi ho bisogno di adattarmi nuovamente. Ragazzi, siamo a metà ottobre. Ovviamente ragazzi siamo in ottobre e il mare non ci permette di pescare come vogliamo perché comunque abbiamo delle condizioni abbastanza particolari. Negli ultimi 20 giorni il mare ha cambiato drasticamente la sua temperatura. Ovviamente il pesce si è spostato a quote proibitive, rendendo il tutto molto più complicato. We're not okay. I look into your eyes and see you fade away. But we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my. Ok, siamo ancorati sul punto e Raffaele tenta questo primo tuffo sui 38 metri. Abbiamo un po' di corrente ragazzi, lo vediamo un pochettino, molto meno rispetto a terra in realtà, a terra era veramente poca la corrente e sui tuffi di riscaldamento. Ora siamo a 38, sembra che al largo ci sia molto meno e vediamo. Il bello di essere hands free, cioè compensare senza mani, si è molto più rilassati, decontratti, ma soprattutto si è più idrodinamici. Mentre io per compensare utilizzo la mano. Mi compromette un piccolo sforzo muscolare perché questa è una manovra motoria pressoria, ma se fatta bene ci permette di arrivare a quote veramente importanti. Siamo su una profondità di 38 metri, in uno dei miei posti preferiti, ma sembra che non giri assolutamente nulla. Da notare la sua pineggiata, molto rilassata, cerca appunto di ridurre al minimo lo sforzo muscolare e intanto osserva un po' la zona di caccia. Questo vuol dire avere tanto margine in più. Da appunto questa sua padronanza nel movimento si può percepire esattamente la classe che ha questo ragazzo. Già una bottiglia di 2 litri d'acqua. Un cammello, è un cammello. Ti costo di più di acqua che di benzina. Abbiamo già fatto circa 3 ore di pesca e non abbiamo visto nessuna coda. Oggi la giornata è veramente molto strana, fredda. Indossiamo una muta da 5 mm e sinceramente siamo già al limite. Parto per questo bel tuffone sui 48 metri. Decido di scendere con il canova armato con vela. Durante la mia discesa lentissima cerco di osservare anche ben oltre la mia vista, ma non vedo assolutamente nulla. Ecco, da questo momento spero che qualche pesciotto mi abbia appunto percepito e che magari la mia discesa lo abbia un po' incuriosito.
Niente, giro lo sguardo e vedo appunto questa palamita sfrecciare. La punto, ma va via. Non ci spero più. Niente, il pesce mi ritorna e a questo punto, ragazzi, la sparo. Pesce zero, abbiamo fatto tuffi veramente importanti, 47-48 metri, termocrino non ce n'è, non abbiamo trovato per nulla, pesce neanche, abbiamo incontrato degli amici tranisti, non ho visto neanche una marcatura. Ora stiamo ritentando nuovamente in uno spot dove Raffaele prima ha visto una cernia sui 4 kg e un paio di dottini. Vediamo se riusciamo a portare a tiro qualcosa. Raffaele vuole tentare di catturare la cernia che precedentemente ha visto. Ci siamo spostati e abbiamo lasciato la zona tranquilla. È lì, proprio davanti a lui. Il pesce è a candela. Volete sapere il motivo? Ebbene, Raffaele utilizza il canova con il nuovo meccanismo di scatto. Praticamente ha un sistema a rulli. Questo sistema permette di evitare il tiro accidentale. Questo che vedete è quello che appunto monta il mio fucile, il vecchio meccanismo di scatto. Successivamente Raffaele mi spiega che non si aspettava che con una minima pressione partisse il tiro. Beh, colpa mia che non l'ho avvisato. Dai amico mio, ti devo una cernia. Non è sempre facile quello che si vede nei video. Qui stiamo da ormai diverse ore e non stiamo vedendo assolutamente nulla. Poi partono i tiri così all'improvviso e capita anche questo. E va bene, dai, questo fa capire che comunque il tuo lavoro, caro amico mio, è un lavoro veramente difficile e duro. E quando perdi un pesce ti rompe un po' le scatole. Diciamo così, dai, diciamola così. E ti volevo chiedere una cosa. Sì. Visto che siamo qua, in mezzo al mare, ci rilassiamo un attimino. Tu hai scelto di fare il pescatore. Sì. Il pescatore in apnea, o meglio dire, come professionista. Una scelta che ormai hai fatto da diversi anni, giusto? Sì. Ma vivere il mare d'inverno, il freddo, ti fa ogni tanto ripensare a un qualcosa di... A quando lavoravo in ufficio, ad esempio, al caldo, ti ci fa pensare sicuramente. È ovvio che devi avere proprio una grande spinta, cioè una grandissima passione, perché sennò non lo fai esclusivamente legato al guadagno, anche perché non è che ti fai le budella d'oro facendo quello che io faccio. Però sì, necessita proprio che tu devi amare il mare, sennò tanto e diventa dura. Quando si ha a che fare con un pescatore così profondo, basta un semplice sguardo per capirsi. Ho passato un'intera giornata con lui, mi ha trasmesso davvero tanta serenità, tranquillità nell'immersione, ma la cosa che mi ha sorpreso è quell'intesa che fin da subito ha rafforzato la nostra amicizia. Nonostante il brutto tempo, la temperatura bassa, non ci ha limitato a stare in mare e a goderci questa meravigliosa giornata. Il forte amore per il mare che ci accomuna ci fa aumentare di dismisura una grande sensibilità che molto spesso facciamo fatica a trovare sulla terraferma. Chissà perché. Allora ragazzi, la giornata, salve, è giunta a termine e non abbiamo pescato nulla. Non abbiamo pescato nulla, vero Raffaele? E c'è poco da fare. Praticamente sì. Probabilmente quando è così sono veramente molto fondi, troppo fondi forse. Sì.
Allora, No, vabbè, per scendere, potevamo scendere anche più giù, però la giornata non è buona, quindi non ci si riscalda bene quando si è l'asciutto, no? In gommone. E si prende tanto freddo perché soffrire a un certo punto. poi comunque bisogna capire bene che il mare delle volte quando dice no è no. C'è poco da fare. Tu puoi essere bravo, allenato, in forma, tutto quello che vuoi, però se lui dice no è no e te ne devi fare una ragione. Quindi io mi sono divertito lo stesso. Il bello del mare è questo, che non puoi perdere sempre e non puoi vincere sempre, quindi è sempre una sorpresa, e quello è il suo bello. È vero, è vero. Vabbè, comunque la palamita l'abbiamo presa, oggi ce la mangiamo stasera. Palamita, Vabbè, sì. che abbiamo la ricciola lì. Sì. Meno male per la ricciola, perché questa cosa ho scongelato un bel pezzo di ricciola. E sì ragazzi, chiamatemi pure paraculo, però scongelando questa ricciola mi ha salvato dal cappotto. Secondo me le cose semplici sono le più buone. Ricciola fritta e come si chiama? E l'altra è pronta Per la pasta. Com'è? molto buona. Ok ragazzi, dai, vi lasciamo, un forte abbraccio a tutti, da Michele e Raffaele. Ci vediamo. Ciao! Ciao.